Ora metti da parte i pensieri e pensa solo a cucinare. Questo è in assoluto il piatto più veloce. Iniziamo accendendo la padella. Olio, anche se la padella è antiaderente, con l'uovo è sempre meglio aggiungerlo. Aggiungiamo un pizzico di sale e una veloce mescolata. Quando la padella è abbastanza calda, versiamo le nostre uova. Aspettiamo un minutino. Userò delle tortillas, ma vanno benissimo anche le piadine. Queste tortillas vanno bene perché sono della misura perfetta, non troppo piccole e nemmeno troppo grandi. Premiamo leggermente per far uscire tutto il liquido, così si cuocerà meglio. Ok, è arrivato il momento di girarla, bella dorata, e facciamo cuocere altri 2 minuti. Versiamo nel piatto. Vediamo come è venuta dietro, bella brustolita come piace a me. Adesso andiamo a riempirlo come un normale panino e possiamo decidere cosa mettere dentro. Io per comodità userò un'insalata già pronta, avocado e della feta che avevo già aperto in frigo. Condisco prima l'insalata con un po' di olio, sale, una mescolata e ne mettiamo un pochino al centro. Ora è il turno dell'avocado, lo taglio a metà, poi di nuovo a metà, a questo punto tolgo la pelle e lo taglio a fette. Metto le fette sopra l'insalata e sbriciolo un po' di feta. Ora la parte più bella perché andiamo a chiuderlo e mangiarlo. E ci aiutiamo magari con la paletta e voilà. Lo tagliamo a metà, così è più facile da mangiare, molto molto invitante. L'uovo si sposa perfettamente con la feta, la tortiglia, ci sarà una meraviglia. Un primo piatto classico che amiamo tutti quanti, ma in una versione molto più veloce. Per questo piatto andiamo a prendere subito una bella padella capiente. Prendiamo la nostra arma segreta che è sugo al basilico già pronto. Sì, lo so, non ci vuole niente fare un sugo, ma stasera non abbiamo voglia di cucinare, ma abbiamo voglia di mangiare qualcosa. Versiamo la nostra salsa nella padella e prendiamo le lasagne. Sono normalissime lasagne, quelle da fare al forno. Ne prendiamo 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fogli e li spezziamo a metà. Riempiamo il nostro vasetto con l'acqua e la versiamo tutta quanta. Questa è una ricetta che si può benissimo fare a occhio perché ovviamente cambierà a seconda della grandezza della padella, se ci vorrà più o meno liquido. L'unica cosa da tenere presente è che le lasagne devono essere totalmente coperte dal liquido. Ora copriamo e lasciamo cuocere per 20-25 minuti. Le lasagne cuoceranno anche grazie all'aiuto del vapore. Il fuoco è basso. Ora prepariamo la ricotta che andremo ad aggiungere. Sto usando della buonissima ricotta di pecora, ma se vuoi puoi utilizzare anche quella vaccina. E la condiamo per insaporirla ancora di più aggiungendo un pizzico di sale, pepe e noce moscata. Mescoliamo e le nostre lasagne hanno assorbito completamente il sugo e alla fine della cottura aggiungiamo la ricotta. Un giro di formaggio grattugiato, pecorino o parmigiano e un bel giro di mozzarella. In descrizione vi lascerò tutte le quantità, però tenete presente che sono tutte ricette che si possono fare benissimo a occhio in base ai nostri gusti. Copriamo e lasciamo andare per 2-3 minuti. Ok, ormai ci siamo e mi sembra che la cottura sia perfetta. Lasciamo riposare 5 minuti e ne tagliamo una bella fetta. Che vi posso dire? Assaggiamo. La pasta è assolutamente perfetta, né troppo molle né troppo dura. Buona, buona, buona. Un dolce croccante dorato in superficie alle mele.
perfetto per le giornate di pioggia. Possiamo preparare anche quando rientriamo da lavoro e siamo stanchi. Tagliamo le mele a fette. Possiamo lasciare benissimo anche la buccia. Spremiamo mezzo limone e 2 cucchiai di sciroppo d'acero. Come spezie aggiungeremo cannella e mescolo e versiamo in una teglia abbastanza capiente. Distribuiamo bene e adesso prepariamo il crumble. Sto utilizzando della farina integrale e 80 g di zucchero. Aggiungerò anche 100 g circa di frutta secca, in questo caso ho delle mandorle, e le taglio in modo grossolano per avere l'effetto crunchy e li aggiungiamo alla farina e allo zucchero. E ora la parte grassa aggiungo però dell'olio di semi di mais. Di solito nel crumble viene utilizzato il burro, però noi lo vogliamo più leggero e quindi usiamo l'olio. Ok, a questo punto usiamo le mani. L'effetto che dobbiamo ottenere è quello di una sabbia umida, come quando andiamo sul bagnasciuga in spiaggia. E lo distribuiamo bene su tutta la superficie. Lo facciamo cuocere in forno a 180 gradi per circa 50 minuti, anche un'ora se ci vuole, finché non diventerà tutto dorato, caramelloso e sciropposo. Ed ecco qua pronto, vediamo un po' come è uscito. Le mele sono morbidissime, la superficie è super golosa, è caldissima, ma buona. È dolce, ma non troppo dolce. È morbida, è croccante, che meraviglia! 3 piatti che si preparano in pochi minuti, perfetti per una famiglia affamata, che puoi fare anche quando non hai voglia. Troverai gli ingredienti in descrizione, ti aspetto nei commenti.